Oggi abbiamo uno scontro tra due microfoni storici, due microfoni pazzeschi, lo Shure SM57 e lo Shure SM58. Iniziamo. Eccoci, allora, oggi siamo qui con due microfoni pazzeschi, due microfoni storici, due microfoni che non puoi non conoscere, due tra i microfoni più diffusi al mondo, ovvero lo Shure SM57 e lo Shure SM58. In questo video io le alternerò in modo da farti ascoltare effettivamente il suono di ogni singolo microfono. Un po' di considerazioni tecniche: entrambi i microfoni stanno entrando nel Rodecaster Pro versione 1 con un gain di 45, nessun effetto è applicato ai microfoni, neanche in post-produzione. Forse alzerò giusto un po' il volume, ma stai sentendo i microfoni puliti così come stanno entrando nel Rodecaster. Entrambi i microfoni hanno un gain più o meno simile, da quello che posso vedere è veramente minimo, forse la spinta maggiore dell'SM58, ma parliamo veramente di un minimo, proprio minimo. Entrambi i microfoni hanno le spugne originali. Questa qui è la spugna originale dello Shure SM58, questa qui è la spugna originale dell'SM57. Ti lascio tutti i link in descrizione perché non mi ricordo assolutamente le sigle delle spugne, ma te le lascio in descrizione. Allora, ho fatto questo confronto perché sono due microfoni che mi sono stati richiesti veramente tanto, soprattutto in messaggi privati, email, Instagram e quant'altro. Tutti volevano un confronto tra questi due microfoni. Questi due microfoni sono, dal mio punto di vista, due microfoni che tutti noi dovremmo avere. Perché? Perché costano pochissimo. Se ci pensi che ognuno di questi costa 100 euro più o meno, 105, 95, insomma il prezzo è abbastanza variabile. Ti lascio come al solito il link in modo che tu puoi vedere i prezzi aggiornati. Dicevo, sono due microfoni assolutamente da avere. Perché? Perché sono indistruttibili, perché sono due microfoni eterni, sono destinati a durare per sempre, perché sono costruiti in maniera veramente pazzesca, ok? So che uso sempre questo termine pazzesco, però non so come altro identificarli perché sono pazzeschi, punto. Allora, continuando con le premesse tecniche, sto registrando in questa stanza che è leggermente trattata acusticamente, nel senso che, vedi, c'è il pannello dietro di me, c'è un bel pannellone davanti, un po' di pannello sul lato, ma su quel lato c'è un finestrone gigantesco e il soffitto è altissimo, quindi diciamo non è proprio la migliore stanza del mondo dove registrare, ma a maggior ragione è meglio usare questa stanza perché tu possa ascoltare come suonano questi microfoni non in uno studio di registrazione, ma in un ambiente che potrebbe essere molto simile a quello che hai tu a casa. Allora, che dire, questi due microfoni dal mio punto di vista, adesso tu li stai sentendo, stai vedendo in sovraimpressione le scritte, quindi ti rendi conto di quale microfono sta andando in questo momento. Sono due microfoni dal mio punto di vista molto sottovalutati. Tutti pensano subito allo Shure SM7B, tutti pensano a microfoni molto più costosi o comunque dalla forma più particolare perché forse sembrano più fighi quei microfoni lì. In realtà posso dirti che questi due microfoni sono due tra i microfoni che suonano meglio in circolazione e costano solo 100 euro. Perciò prima ti dicevo, secondo me questi due microfoni bisogna averli per forza. Uno, perché ti durano per tutta la vita, e due, perché sono microfoni che suonano benissimo, veramente molto bene. Sono due microfoni silenziosissimi, sono due microfoni diversi però, perché questo qui, lo Shure SM58, è un po' più scuro, mentre lo Shure SM57 è un po' più chiaro. Questo qui, il 58, è il microfono dei concerti dal vivo. Questo è il microfono più usato su tutti i palchi del mondo. Perché? Perché è un microfono che rigetta tutte le fonti sonore che non sono la voce. In realtà anche questo, perché sono entrambi microfoni dinamici. Dinamici che cosa vuol dire? L'avrò detto miliardi di volte, ma sono microfoni meno sensibili rispetto ai microfoni a condensatore. Per questo vengono utilizzati anche dal vivo, perché immagina un microfono del genere come l'SM58 con amplificatore per chitarra, amplificatore per basso, batteria alle spalle, la tastiera, il pubblico che urla, si sentirebbe un casino. In realtà questo microfono è molto concentrato sulla voce del cantante ed evita che tutto rientri in esso. Quindi questo microfono qui va da sé che può essere utilizzato, anzi è super consigliato, in ambienti non acusticamente trattati. Stesso discorso per questo. Mentre questo è un microfono più pensato per la voce, questo è un microfono più per amplificare chitarra o altri strumenti.
batterie, il rullante della batteria soprattutto, ma si è visto nel tempo che suona benissimo anche sulla voce. Cioè sono due microfoni, non voglio dire di nuovo pazzeschi, però fai tu, dillo tu, non lo dico io, lo dici tu. Ti dicevo, sono due microfoni dinamici, quindi non solo sono meno sensibili rispetto a quelli a condensatore, quindi prendono meno rumori di fondo, ma sono due microfoni che sono, come dire, più robusti rispetto a un microfono a condensatore e hanno un range dinamico meno ampio rispetto al microfono a condensatore. Questo li rende un po' più broadcast, un po' più radiofonici come microfoni da un certo punto di vista. Entrambi i microfoni hanno un pattern polare cardioide, che vuol dire che prendono tutto ciò che viene davanti, poco di quello che arriva di lato e niente di quello che arriva nella zona posteriore di entrambi i microfoni. Quindi da questo punto di vista sono molto molto simili. La differenza te l'ho detta prima, questo è un po' più chiaro, questo è un po' più scuro, ma sono due microfoni che se tu mi chiedessi Ale, quale devo comprare? Ho 100 euro in mano, sono pronto, devo comprarli, quale devo comprare? Avrei grossa difficoltà a rispondere a questa domanda, quindi non farmela, non commentare questo video chiedendomi quale dei due dovresti comprare, perché mi metteresti veramente in difficoltà. L'unica cosa che potrei dirti è: se ami un microfono un po' più chiaro puoi scegliere questo, se ami un microfono un po' più scuro puoi scegliere questo, ma in assoluto ti direi comprali entrambi, magari prima uno e poi l'altro, ma comprali entrambi perché suonano veramente veramente bene, ok? Soprattutto in ambienti non acusticamente trattati come la maggior parte delle persone sul pianeta. Prova a stare un attimo in silenzio, così senti all'aumentare del volume, del gain, senti un po' il rumore di fondo. Ok? Avrai sentito probabilmente i miei respiri perché ho questo brutto vizio di respirare. Allora, ti dicevo, quindi hai sentito la silenziosità dei microfoni. Provo a fare qualche passo indietro, anche se non sarebbe il caso perché questi microfoni vanno utilizzati abbastanza vicino. Però provo ad andare più dietro possibile. Questo, sono a 2 mani di distanza dai microfoni e adesso parlo nei microfoni, te ne faccio sentire prima uno e poi l'altro, in modo che tu possa sentire a una distanza, diciamo, eccessiva, perché non si parla a un microfono del genere a così tanta distanza, però tu possa sentire qual è diciamo il suono e quanto rumore di fondo introduce, quanto suoni fastidiosi introduce, ok? Quindi credo che entrambi, come puoi sentire, insomma, sono molto molto interessanti proprio come suonano veramente molto molto bene, ok? Torno vicino, proviamo ancora a fare un altro test. Mi metto di lato i due microfoni proprio perché sono cardioidi, hanno un pattern polare cardioidi, e ti faccio sentire come suonano se mi sposto. Quindi mi sposto qui, adesso sto parlando a una mano di distanza dallo Shure SM57 e questo è il suono che senti. Ovviamente il suono non è quello che entra direttamente nella capsula, ma è anche quello che rimbalza in giro per la stanza e entra nel microfono. Facciamo lo stesso test con l'altro microfono, lo Shure SM58, mi metto sempre a una mano di distanza. Questo è il microfono Shure SM58, il suono che tu stai sentendo non è quello che arriva direttamente nella capsula, ma anche quello che rimbalza in giro per la stanza e entra dentro alla capsula, ok? Quindi spero che tu adesso abbia un po' le idee più chiare sui due microfoni e eventualmente quale comprare. Io ti consiglio entrambi perché veramente non te ne pentirai, perché sono due microfoni che bisogna per forza avere. Ti ricordi, io, se segui il mio canale, ti ho detto spesso che uno tra i tanti microfoni da avere, ad esempio il Behringer XM8005, che costa però 20 euro, a volte scontato anche 10 euro, 12 euro, insomma un microfono che te lo regalano quasi, te lo danno indietro con il resto dei soldi, non hanno spiccioli e ti danno quel microfono in cambio. E quindi quello è da avere perché costa niente, ne dovresti avere una cassetta piena. Questi due li devi avere perché sono due microfoni che suonano veramente bene. Quindi il mio consiglio qual è? Non lasciamoci troppo trasportare dalle mode dei microfoni, non inseguiamo falsi miti, concentriamoci più sulla qualità
piuttosto che sull'estetica, fermo restando che sono bellissimi anche da vedere, però mi rendo conto che tutti vogliono lo Shure SM7B. In un video, vado a cercare nel canale, ti ho fatto sentire questo microfono Shure SM57 con la spugna presidenziale che dovrei avere da qualche parte e con un certo tipo di equalizzazione, come suonava molto simile all'SM7B. Le capsule sono più o meno simili, ok? Quindi non lasciamoci influenzare troppo dall'estetica, ma concentriamoci sulla qualità, perché alla fine le persone ascoltano i nostri podcast con gli auricolari, quindi non vedono che tu l'hai registrato con lo Shure SM7B o l'hai registrato con quello che ti pare. Le persone ascoltano la qualità del suono, ascoltano la pulizia del suono, e ti assicuro che questi due microfoni suonano veramente, veramente bene. Te l'avrò detto 1000 volte, ma come dire, questa video review per me è facilissima, perché sono due microfoni incredibili, due microfoni storici, e quindi è facilissimo parlare bene di questi due microfoni. Sai, io cerco di essere sempre molto sincero con i microfoni e con tutte le mie review, ovviamente, perché se un microfono non mi piace te lo dico, se un microfono è troppo medioso te lo dico, se un microfono è troppo rumoroso te lo dico, eccetera eccetera. In questo caso non ho nessun tipo di contro da evidenziare, nessun tipo di difetto. Sono due microfoni assolutamente pazzeschi, quindi se scegli questo perché ti piace il suono un po' più scuro, se scegli questo perché ti piace il suono un po' più aperto, va benissimo lo stesso, va benissimo lo stesso. A entrambi ho messo la spugna perché mentre lo Shure SM58 ha un po' all'interno della griglia che protegge la capsula, c'è un minimo di spugna, ma proprio poca, e c'è più distanza tra la capsula e la fine della griglia, l'SM57 ha la capsula proprio quasi in punta al microfono. Per cui diciamo che mettere le spugne è fondamentale, soprattutto in questo video di review. Però sul mio canale trovi anche dei video dove ti faccio vedere che con la corretta posizione del microfono puoi tranquillamente evitare di utilizzare le spugne, in modo che il suono sia ancora più naturale rispetto a quello che è con la spugna, perché inevitabilmente la spugna taglia qualche frequenza. Bene. Hai domande, dubbi, curiosità, perplessità su questi due microfoni? O in generale su tutto ciò che riguarda il mondo del podcast? Scrivimi, commenta questo video e io come al solito risponderò nel più breve tempo possibile. Ok? Fammi sapere quale dei due ti piace di più, se già li possiedi tutti e due, se ne possiedi solo uno, se vorresti comprare un altro, se vorresti comprarli entrambi. Insomma, fammi sapere cosa ne pensi di questi microfoni e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!